Ciao, sono Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito e in questo fantastico nuovo corso dedicato alla confezione intimo volume 3 impareremo a cucire insieme reggiseno, slip e costume. Partiremo da dei modelli di costumi che già possiedi in casa. Dal costume intero al reggiseno alla mutandina li trasformeremo in cartamodelli personalizzati. Andremo poi a sperimentare ogni cucitura alla perfezione andando a creare cuciture perfette e molto semplici. Impareremo grazie a tante inquadrature diverse come realizzare delle mutandine con chiusura con fiocchetto foderate da ambo i lati, così potresti anche realizzare questo progetto con un doppio tessuto di un colore da una parte e di un altro colore dall'altra. Impareremo a realizzare delle cuciture furbe che ci permettono di ottenere la mutandina bella liscia, diritta, ma al tempo stesso elastica. Niente grinze, niente difetti per una mutandina veramente perfetta. Scopriremo poi tanti altri trucchi dedicati alla confezione del costume intero e impareremo a realizzare il costume intero con questa bella cucitura pulita dal lato diritto, ma avremo altrettanta cucitura pulita nel lato interno del nostro costume. Infatti ti svelerò una tecnica geniale per cucire in sole 3 mosse la fodera al tuo costume intero. Dritta sul fianco, ma di nuovo dritta sull'incavo sotto della mutandina e dritta di nuovo anche qui sulla mutandina. Puoi cucire il tuo costume intero con i laccetti preconfezionati o ancora puoi imparare a realizzare il tuo perfetto costume a triangolo, caratterizzato anche dalla comoda arricciatura, andandolo a personalizzare con dei laccetti elastici che ti insegno a cucire. Laccetti invisibili nelle cuciture, ma sempre altamente elastici. Ma non è finita qui. Sempre grazie a tante diverse inquadrature, impareremo ad utilizzare al meglio la macchina per cucire, il punto zig-zag elastico e tutte le cuciture per realizzare i nostri costumi, ma soprattutto impareremo a realizzare anche i costumi con la fodera e infatti scopriremo come un costume può essere geniale dal lato diritto realizzato in licra, dal lato rovescio realizzato con delle foderine o comunque dei tessuti che lo possono rivestire bene per ottenere così un costume su misura partendo sempre dal tuo stampo di base. Che ne dici? Non è un completo perfetto questo per la tua estate? Questo corso è perfetto per te se stai cercando un corso per imparare a confezionare qualunque cartamodello di costume tu abbia già in casa. Infatti partiremo dallo stampo di un cartamodello, o meglio di un costume che hai già, e lo trasformeremo. Questo corso è perfetto per te se hai già seguito i miei precedenti corsi in Sara Poiese Academy dedicati all'intimo e vuoi dunque completare questo percorso dedicato ai costumi da bagno. Questo corso poi è perfetto per te se stai cercando un videocorso visibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, comodamente a casa tua, in totale sicurezza. Il suo acquisto, infatti, ti garantisce la sua visione per sempre, da smartphone, tablet, computer e persino TV. Inoltre c'è anche una community sempre più popolata pronta a condividere nel forum di ogni corso chat, sondaggi, foto, stato avanzamento dei propri progetti. Cosa fai? Ti aspetto! Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Poiese Academy. Introduzione e programma. Iniziamo ad entrare nel vivo in questo fantastico nuovo corso dedicato alla confezione intimo volume 3. All'interno di questo corso, infatti, impareremo come confezionare mutandine, reggiseni, costumi interi. All'interno di questo corso impareremo come prendere un cartamodello di un progetto che già
disponiamo in casa e come trasformarlo in un cartamodello cartaceo. Vediamo assieme il programma di questo corso. Il contenuto inizia con l'introduzione e il programma, il video che stai guardando in questo momento. Proseguiremo poi con un contenuto dedicato ai corsi correlati. Infatti ci sono alcuni corsi in Sara Poiese Academy che ti consiglio per la realizzazione di questo corso di confezione intimo 3. Lo preciso, i corsi sono solo consigliati, non sono assolutamente vincolanti. Potrai infatti realizzare alla perfezione i tuoi costumi da bagno anche seguendo solo questo corso. Ma se mi segui da tempo o se hai letto le recensioni sui miei precedenti corsi, sai che la costanza, la perseveranza, la continuità e il frequentare tutti i corsi correlati ti aiuta a creare una visione a 360 gradi più completa nella costruzione del tuo guardaroba fai da te. Pertanto, alcuni dei corsi correlati sono veramente propedeutici per una perfetta riuscita del tuo guardaroba fai da te. Ma torniamo alla nostra programmazione. Vedremo i materiali occorrenti per confezionare i nostri costumi da bagno. Scopriremo poi il tessuto, poiché il tessuto ha anche un ruolo fondamentale nella resa del nostro progetto. Affronteremo poi un'unità di apprendimento dedicata al cartamodello della mutandina, dove vedremo come prendere un costume che abbiamo già in casa e trasformarlo in un cartamodello. Questo corso infatti è perfetto per qualsiasi tipologia di costume tu abbia, perché ti permette di ragionare su come prendere un cartamodello, o meglio un modello che hai già in casa, e trasformarlo in un cartamodello da cucire. Applicheremo poi i margini di cucitura e comprenderemo il corretto piazzamento su stoffa del nostro cartamodello. Ci sarà un'unità dedicata poi alla confezione della mutandina e la confezioneremo in maniera molto furba con dei laccetti sui fianchi che ci permettono dunque di allargare o stringere il nostro progetto a nostro piacimento. La mutandina sarà anche foderata, ossia in tessuto doppiato. Non si vedranno mai infatti i margini di cucitura. Vedremo poi un'unità di apprendimento dedicata al reggiseno, quindi il costume nella parte superiore. Impareremo a riprodurre il cartamodello di un costume esistente. Prenderemo per esempio a riferimento il costume a triangolo. Impareremo a fare dei cordini elastici geniali. Scopriremo come si può foderare un progetto creando però lo spazio per far passare i cordini tipici dei costumi con i cordini. Creeremo un costume che potrà essere allargato o ristretto in base ai tuoi desideri. Creeremo un costume che si può arricciare, foderato, che si può anche imbottire, ma che si può soprattutto realizzare su misura. Scopriremo quali sono i margini di cucitura e il piazzamento del cartamodello su stoffa. Un'intera unità di apprendimento sarà dedicata alla confezione del reggiseno e ti spiegherò le diverse tecniche per confezionarlo con la macchina per cucire, ma anche eventualmente con la tagliacuci. Ci sarà poi un'ulteriore unità di apprendimento dedicata al costume da bagno intero. In questa unità di apprendimento impareremo a riprodurre il cartamodello di un costume esistente e a crearne eventualmente delle semplici modifiche a nostro piacimento. Realizzeremo il costume completamente foderato, quindi doppiato, e impareremo a realizzare anche il fondo della mutandina doppiato. Non ci saranno mai cuciture a vista. Il costume sarà il tuo passepartout non solo per i costumi interi, ma anche per i body che vorrai personalizzare per il tuo guardaroba fai da te. Applicheremo i margini di cucitura, effettueremo il piazzamento del cartamodello su stoffa e ci occuperemo interamente della confezione del costume.
Vedremo poi le conclusioni, i sampler, le review. Allora, pronti ad iniziare questa fantastica nuova avventura dedicata al mondo dell'intimo? Piazzamento del cartamodello su stoffa. Impariamo a posizionare correttamente il nostro cartamodello realizzato in carta sulla stoffa. Abbiamo preso il cartamodello della nostra mutandina. Il cartamodello è comprensivo dei margini di cucitura. Andiamo a prendere 2 strati di tessuto per costumi se vogliamo realizzare la mutandina uguale sia esternamente che internamente. Altrimenti prendiamo uno strato di licra per costumi e uno strato poi di stoffa che sarà quello della nostra fodera. Andiamo a prendere i pesi per tessuti oppure gli spilli e andiamo a posizionare questi pesi per tessuti direttamente nel nostro progetto. Questa tecnica è molto veloce e molto semplice e ci permette di posizionare il cartamodello sulla stoffa senza alcuna difficoltà. I pesi per tessuti poi sono comodi anche per essere facilmente spostati e poterli dunque posizionare a nostro piacimento a seconda che dobbiamo andare a tagliare un'area piuttosto che un'altra. Prendiamo il nostro rotary cutter. Come ti dicevo, preferisco il rotary cutter alla forbice da sarta e proseguiamo con il taglio della nostra stoffa direttamente con l'ausilio del cutter. Ricordiamoci di tagliare lentamente per poter effettuare dei tagli precisi, accurati, ma al tempo stesso molto puliti. Utilizzare infatti una forbice da sarta non mi permetterebbe di avere un taglio così liscio, mentre utilizzando il rotary cutter posso avere un taglio preciso e netto. Posso poi proseguire nella mia operazione di taglio lavorando anche la curva. Per questa ragione talvolta prediligo il cutter da 28 mm, poiché è un cutter più piccolo che mi permette di tagliare con maggior precisione le stoffe più curve. Procediamo in questa maniera tagliando tutte le parti del nostro cartamodello e ti ricordo che puoi usare un tessuto per l'esterno del costume e un tessuto per l'interno. Infatti qui c'è già il costume che io ho realizzato che è uguale esternamente e internamente. Come faccio a capire qual è l'esterno del mio costume? Ho messo un bottoncino decorativo sul centro dietro del costume stesso. Questo mi aiuterà a ricordarmi quelli che sono i lati esterni o interni del costume. Se vai a tagliare il tuo cartamodello in licra di 2 colori diversi, puoi anche ottenere un costume doppio lato. Magari puoi realizzare un verso color carne e l'altro verso nero e potrai così abbinare il progetto double face e ottenere un risultato perfetto usando la stoffa di doppio colore. Molto bello se poi vuoi anche pensare di prendere la base di licra, tagliare sopra una base di tulle o di pizzo elasticizzato e unire insieme queste 2 basi di stoffe diverse per creare un solo unico tessuto esterno. Dunque, come hai capito, ci sono infinite possibilità per personalizzare il piazzamento del cartamodello su stoffa.